Parametry systemu nagraliśmy film o tym, co trafi polskie uczelnie i polskie studenty. Nie ma dobrych opcji mieszkaniowych. Stypendiów socjalnych z roku na rok przyznawanych jest coraz mniej. Ponad 60% studentów podejmuje pracę zarobkową. Dzisiaj jesteśmy w Bolonii, we Włoszech, gdzie rozmawiamy z 200 studentami, dzielimy się swoimi doświadczeniami i szukamy punktów, które nas łączą. Studentki i studenci w Bolonii zmagają się z podobnymi problemami co ich koledzy i koleżanki w Polsce. Rosnące ceny najmu, patologiczne praktyki wynajmujące, bezpłatne staże podczas toku studiów i poczucie alienacji i izolacji podczas studiowania, zanik pewnej wspólnoty akademickiej. Nie pozostają jednak bierni wobec tych problemów. Organizują się i angażują się w tworzenie oddolnych, autonomicznych przestrzeni kulturalnych i edukacyjnych. Dyskutują, wydają publikacje, wydają artykuły, odbudowują wspólnotę studencką i akademicką. Obecnie ruch studencki poszukuje nowych metod działania. Dlatego parę tygodni temu powstała sieć międzynarodowa, która zrzesza studentów z różnych krajów i różnych kontynentów, która nazywa się Universities of World. Studenci z Włoch są jedną z grup, która współtworzy tę sieć. Voglio richiamare qui un attimo l'esperienza del collettivo di Officine della Formazione che nasce dopo il 2020. Per ripensare questo vuoto politico siamo partiti da un lavoro di inchiesta e di corricerca all'interno della composizione studentesca, un lavoro appunto di ricerca politica, di corricerca, nella misura in cui appunto la conoscenza viene coprodotta tra gli studenti e le studentesse. Oltre alle ore che l'università effettivamente ci richiede, al di là di possibili stage curriculari, spesso, e questa è un po' anche la mia situazione, mi sto ritrovando a fare dei corsi al di fuori dell'università in modo tale da poter avere una formazione che sia effettivamente molto più specifica. Appunto, sicuramente poi un problema è il fatto di frequentare tutta questa serie di corsi o comunque fare tirocini che sono chiaramente, viene richiesto di fare uno stage che non ti viene pagato o comunque prevede un rimborso spese veramente insomma molto esiguo e quindi appunto trovo questa situazione decisamente problematica. I saperi ovviamente sono però, in particolare quello universitario, sono sempre di carattere maschile, quindi i professori sono fondamentalmente professori uomini, quindi per le donne rimane particolarmente difficile poter accedere a di stare dentro l'università come ricercatrici, come insegnanti, ancora un terreno abbastanza in salita. Caso invece dei collettivi antagonisti, quindi nell'area di movimento bolognese, le donne hanno un grande protagonismo. Noi come gruppo stiamo pensando a partire da settembre di creare un collettivo, insomma un gruppo di donne che si riunisce all'interno dell'università per trovare un nostro spazio di confronto e di comunicazione orizzontale in primis e vedere dove ci porta. Non abbiamo un programma già costituito, ma siamo dell'idea che una pratica femminista, che riprende anche tutta la dimensione dell'autocoscienza degli anni 70 in Italia, debba partire dalle nostre esperienze personali per poi tradursi in lotta politica. Capiremo noi i tempi e i modi e faremo la teoria e porteremo a termine la pratica. Quindi a settembre ci poniamo questo obiettivo per rimetterci sempre e comunque al centro. Allora, in realtà a Bologna c'è una scena abbastanza varia per quel che riguarda comunque il mondo del clubbing, il modo in cui gli studenti si possono divertire la sera. E spinge molto, specialmente per quello che riguarda la scena underground, la musica elettronica e la techno principalmente. Mentre magari, sai, nella scena per quello che riguarda più il club c'è una continuità, molti studenti sono appunto universitari, ma magari ci si sposta verso un target di età leggermente più alto, perché comunque andare in un club richiede una certa disponibilità economica, andare specialmente tutti i sabati. Per quello che riguarda invece la scena, quella che si svolge fuori dal club, si possono trovare comunque connessioni o continuità fra quelle che sono appunto rivendicazioni politiche e quello che comunque è il mondo musicale. Ci sono una serie di iniziative, dalle TAD fino anche a quelle che sono manifestazioni che si svolgono per strada, e infatti c'è questo appunto, come dicevo, questa unione fra politica e anche musica, perché senz'altro la musica da questo punto di vista ti attira tanta gente, ti crea più coinvolgimento, si riesce appunto a creare quindi più coinvolgimento attraverso l'elemento musicale anche sulla rivendicazione politica.
Rispetto agli affitti, Bologna sicuramente è una situazione abbastanza complicata. Io mi ricordo 2 anni fa, quando stavo cercando casa, penso di aver scritto almeno 70 persone diverse, mi hanno risposto in 6, di cui la maggior parte erano doppie, perché appunto in Italia ci sono le doppie, per cui condividi non solamente l'appartamento ma anche la stanza. E attualmente io mi trovo in una situazione del genere, nel senso che a 25 anni condividi non solamente un appartamento, che quello lo trovo estremamente bello, però appunto condividi anche la stanza. Questo per pagare un prezzo affrontabile, perché gli affitti sono veramente molto alti, altrimenti ci sono anche prezzi allucinanti che vanno sui 500 euro per un posto in doppia o 300 euro per un posto in doppia, che appunto, se ci ricolleghiamo anche alla questione stage non retribuito perché curricolare, insomma, diventa complicato. A Bologna è una brutta bestia, è una bestia strana, perché ci ho pensato in questi giorni e in realtà non sei mai solo, è quello il problema, perché è una città talmente piena di cose da fare, di gente da vedere, che ti viene anche un po' venduta sicuramente da tutto un sistema di pubblicità della città stessa, cioè che diventa un divorare queste esperienze bulimiche in cui non ci si ritrova mai veramente soli, mai veramente in silenzio per poter pensare alle cose in maniera profonda, in maniera diversa. Ci troviamo qui a Punto Input, che nasce 3 anni fa come punto vendita della casa editrice Deriva Prodi, ma in realtà è molto più di questo. Prodi nasce nel 1992 come rivista, è stata trasferita la sede, la redazione di Deriva Prodi da Roma a Bologna. Accanto al lavoro appunto di compravendita dei libri organizziamo moltissime presentazioni, non solo dei volumi di Deriva Prodi, ma anche di tantissime altre piccole case editrici indipendenti. Bologna è una città molto importante nella storia dei movimenti sociali e delle lotte in Italia, nella tradizione dei conflitti. Un punto fondamentale di Punto Input è proprio quello di interfacciarsi con la città di Bologna. Vogliamo quindi che la libreria sia un punto di ritrovo e di scambio di vari menti. Bologna è sempre stata molto attiva dal punto di vista sia universitario che proprio giovanile. Vorremmo riprendere questo spazio e ricreare un punto non solo di formazione, ma anche per strutturare un pensiero critico all'interno di Punto Input da cui ripartire sia con la casa editrice che con i corsi di formazione, sia con tutte le reti che stiamo creando su Bologna, con svariati circoli della città e con tantissime iniziative. Noi diciamo che il vecchio mondo è morto e non bisogna averne alcuna nostalgia, e che il nuovo mondo è pieno di mostri, ma dentro questi mostri noi siamo qua per rovesciare la situazione e per provarci come casa editrice. Queste działania Międzynarodowego Ruchu Krzyżackiego.